territorio alpino è sicuramente un grandissimo patrimonio da tutti i punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista ambientale e naturale. E è un grande patrimonio non solo per chi vive in quel territorio, ma per tutta la regione, Lombardia e non solo, perché le Alpi sono una grandissima riserva dal punto di vista, per esempio, delle fonti di acqua, di cui la nostra regione è ricchissima, e quindi lì stanno le origini dell'acqua, dal punto di vista poi dell'aria, delle foreste, dell'ambiente. Quindi è un patrimonio che ha un grandissimo valore per tutti. Abbiamo la necessità di, in questa fase, diciamo, storica, migliorare decisamente le politiche regionali per non solo la valorizzazione, ma anche il mantenimento di questo patrimonio, perché a volte una logica non adeguata ha impedito di sviluppare politiche che fossero ecosostenibili, e quindi abbiamo corso da un lato il rischio di un eccesso di sfruttamento con una presenza antropica non equilibrata, con un uso a scopi turistici di alcune aree che anche qui non hanno garantito sempre un adeguato impatto ambientale, oppure viceversa con una cultura della totale preservazione dell'ambiente, senza però consentire poi a questo territorio di di essere vissuto come una risorsa per lo sviluppo economico delle sue popolazioni, e quindi che poteva causare anche un abbandono di queste terre. Quindi questo ci sta alle spalle del programma che con le risorse europee in questi anni abbiamo sviluppato, e che aveva lo scopo di darci nuovi strumenti conoscitivi prima di tutto, ma anche nuovi strumenti culturali, perché tutti gli attori, coloro che sviluppano le politiche, che fanno gli investimenti, che utilizzano le risorse, potessero arrivare ad un nuovo approccio, e intendiamo poi questi risultati immetterli nelle politiche regionali, quindi nelle leggi, negli strumenti, nei criteri con cui si finanziano i progetti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo questa è la premessa fondamentale che ha motivato il tipo di progetti che poi sono stati sviluppati. Per essere sintetici possiamo dire che i progetti che sono stati attivati avevano 3 elementi su cui si focalizzavano. Un primo elemento era quello di migliorare il nostro patrimonio di conoscenza, proprio perché le Alpi sono un sistema territoriale specifico. Conoscere le dinamiche che caratterizzano, per esempio, la formazione dei corsi d'acqua e il loro svilupparsi, piuttosto che il manto boschivo che li riguarda, piuttosto che tutti gli altri fenomeni che caratterizzano quest'area, necessita anche di conoscenze scientifiche specifiche. E quindi questo era un primo fuoco: conoscere meglio, sviluppare degli elementi di approfondimento con i ricercatori dei diversi settori, e acquisire quindi elementi che possano andare ad arricchire le nostre metodologie di monitoraggio e anche di intervento. Un secondo fuoco è stato quello del creare una maggior sensibilizzazione, prima di tutto tra gli operatori, tra gli amministratori che hanno responsabilità in queste zone, e tra la popolazione nel suo complesso, perché sicuramente disporre di una cultura diffusa che ha internalizzato il valore, la delicatezza degli equilibri e la specificità, diciamo, della zona alpina, favorisce poi la possibilità di sviluppare delle politiche sostenibili e che hanno nella sostenibilità ambientale un obiettivo fermo. E la terza questione, il terzo fuoco, diciamo, su cui molti progetti hanno lavorato, è stato quello di
favorire e capire in che modo possono essere favoriti processi partenariali, cioè processi di condivisione tra gli stakeholder, tra gli attori, tra le amministrazioni, tra i privati che investono, vedendo come è possibile mantenere vivo nel tempo processi quindi in cui questi operatori seduti attorno allo stesso tavolo simbolico assumono le proprie decisioni, quindi perdendo un po' ognuno una logica troppo individuale, troppo legata ad un particolare interesse ed acquisendo ognuno le esigenze degli altri anche come proprie. Quindi i progetti che si sono sviluppati ognuno aveva questi 3 elementi come punto di attenzione e credo che questo sia un grande risultato che resta anche alla fine dei progetti, alla fine del programma e su cui si intende poi proseguire il lavoro sia con i fondi europei nella nuova tornata di programmazione, ma soprattutto con gli strumenti invece locali e regionali. Io mi occupo di acqua, quindi di pianificazione della risorsa idrica e di sviluppo delle politiche di tutela. Quindi tra i diversi progetti che il programma ha sviluppato, quelli che conosco meglio sono quelli che si sono occupati della risorsa idrica. In particolare si può, a titolo di esempio, citare il progetto Silmas e alcune delle iniziative a cui il progetto ha dato corso. All'interno di questo progetto ci siamo per esempio molto occupati dei laghi alpini. Già i laghi nella loro generalità sono un soggetto complicato, critico e difficile perché ha un funzionamento proprio, i cambiamenti climatici stanno anche avendo delle ripercussioni sulle dinamiche che riguardano i laghi che ancora sono tutte in parte da capire meglio e sono sicuramente quindi oggetto di politiche specifiche, ma in particolare i laghi alpini perché sono più piccoli, perché sono in territori montani, perché quindi da un punto di vista climatico e ambientale hanno delle peculiarità, sono ancor più delicati e hanno ancor più degli altri un equilibrio fragile. Quindi il progetto si è concentrato e abbiamo lavorato in alcuni di questi laghi, il lago di Idro, il lago di Iseo per citarne 2 che ci riguardano da vicino, per cercare di capire meglio in che modo il sistema lago funziona, quindi al fine di capire in che modo gli impatti dell'antropizzazione dei bacini lacquali, che negli anni passati sicuramente hanno esercitato un effetto negativo, regalando, tra virgolette, a questi laghi purtroppo un deposito di inquinanti e di nutrienti eccessivi, abbiamo cercato quindi di studiare come il ciclo di vita del lago, il ciclo annuale e pluriennale opera, al fine di capire meglio come si poteva migliorare le modalità di intervento. Abbiamo acquisito delle conoscenze in più, tant'è che in questo periodo, anche essendo finito il progetto, abbiamo dato vita a delle nuove iniziative di intervento, per esempio su come gestire il fenomeno delle macrofite. Questo era un elemento che è stato studiato nel progetto, da cui abbiamo tratto delle indicazioni operative e stiamo oggi, con un secondo progetto finanziato interamente da Regione, lavorando sulla gestione delle macrofite nei laghi, al fine da un lato di favorire la fruizione turistica, quindi
togliendo le macrofite, che poi sono alghe, nelle zone dove occorre favorire la balneazione, però facendo un intervento mirato che quindi va anche a preservare questo importante elemento che da un punto di vista ecologico invece sicuramente svolge una funzione preziosa. Un altro elemento su cui abbiamo lavorato, che appunto è quello del grado di inquinamento accumulato nei decenni all'interno dei laghi alpini, ci ha consentito di impostare con i soggetti locali uno sforzo per andare a contenere e a ridurre inizialmente, ma eliminare del tutto ogni apporto di inquinanti al lago, migliorando quindi l'infrastrutturazione delle reti fognarie, dell'apporto di acque reflue e cercando di trovare le modalità migliori per eliminare anche in occasione degli eventi piovosi ogni apporto di arricchenti eccessivi al lago. Quindi queste sono iniziative che stanno sviluppandosi in questo periodo e che hanno potuto beneficiare delle questioni che si sono comprese attraverso il progetto e di una maggior sensibilità che in quei territori sicuramente il progetto ha contribuito a costruire. Quindi noi verifichiamo oggi una maggior attenzione dei soggetti, un maggior coinvolgimento da parte loro a realizzare nuove iniziative e anche a farsi carico di impegni che magari negli anni passati non erano molto sentiti. La nuova programmazione che sta prendendo avvio in questo periodo forse non ha dato tutto il rilievo necessario ai temi della gestione ecosostenibile, però degli spazi ci sono. Ritengo anche che nel corso dei 7 anni di programmazione poi ci possa essere anche uno spazio maggiore più avanti. Ritengo che la programmazione dovrebbe fare tesoro dei risultati ottenuti nel ciclo passato, quindi mantenendo come filone di intervento gli stessi argomenti e gli stessi obiettivi e cercando di sviluppare delle azioni, nel senso di dare più peso quindi alle azioni che il programma e i progetti che abbiamo portato a termine hanno indicato come positivi e necessari. Posso fare un esempio: si è studiato l'impatto della navigazione nei laghi alpini, si sono valorizzate per esempio esperienze anche svolte all'estero. Ho in mente l'esperienza di Port Propre su cui i francesi in particolare hanno lavorato e da cui abbiamo mutuato alcuni criteri. Potrebbe essere che nella nuova programmazione si sviluppano delle azioni di nuova gestione delle attività portuali dei laghi alpini, internalizzando i criteri di gestione ecologica che appunto la vecchia programmazione ha messo in evidenza e ha identificato come interessanti e adeguati, e allo stesso modo anche sulle altre tematiche. Quindi una programmazione che si pone in linea di continuità con gli approfondimenti sviluppati negli anni passati e che dà spazio alla messa in pratica, quindi prende i progetti pilota e li generalizza tentando di farne un'azione locale diffusa e impostata su nuovi criteri.